Ciao ragazzi. Buongiorno. Come va? Va bene? Bene, perché oggi c'è un bel allenamento, in rifinitura della gara che faremo fra una decina di giorni. Mezz'ora di riscaldamento, perciò andiamo fino alla farmacia e torniamo, ci cambiamo le scarpe, ci mettiamo le chiodate e facciamo 10 ripetute in pista. Un 1000 forte e un 1000 piano. 3, 10, 1000 forte, 3, 40, 3, 50, delle contro, anche qua. Allora Luca, com'è andata oggi al campo scuola? Molto bene, sono riuscito a fare 8 km nel fango e anche a ritmo di gara. Bravo Luca. Sa però che il tuo allenatore dovrebbe farti correre un po' di più perché ricordati che ai campionati troverai degli avversari tosti, magari più pronti di te. Ma dice che con questi allenamenti ho buone possibilità. E a scuola, Luca, com'è andata oggi? Abbastanza bene, ho fatto il compito di matematica e me la sono cavata. Però Luca, ricordati che lo sport non è tutto. Un diploma, una laurea, quello è una garanzia per il tuo futuro. Ma non preoccuparti mamma, io faccio bene tutto e poi lo sport è importante. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Luca, Ciao mamma. sei già a casa? Sì, ho avuto un allenamento leggero e poi devo studiare. Ciao Luca, sono Paolo. Ciao mister. Ma cosa è successo oggi? Non stavo molto bene, avevo le gambe molto dure ed ero in affanno. Pensi di farcela per domenica? Sai che la gara è importante. Ma mi serve qualche giorno di riposo e poi mi rimetto in sesto. Ascolta una cosa ne diresti di andare a prendere un po' di integratori? Lo sai, quando uno si allena così tanto ha bisogno di aiutarsi un pochino. Perché no? Va bene, domani faccio un salto a comprarli perché ci tengo troppo il campionato. Ragazzi, domani gara importante, 6 km, lo sapete, 3 giri da 2 km l'uno. Sarà molto dura, perciò ci vuole massimo impegno. Coach, ma domani ci sono tutti i più forti della regione. Certo, domani è gara regionale, perciò ci sono tutti. Non manca nessuno domani. Bene? E tu Luca come stai? Abbastanza bene, sento le gambe che sono a posto e poi domani ci sono i miei genitori, quindi... Ai vostri posti. Pronti?
Bravo Luca, ti sei qualificato. No, lascia perdere, mamma. Se continua così ai nazionali farò una figuraccia. Ma no, non importa. L'importante è che tu abbia dato il meglio di te. Questa è la tua vittoria. Vedrai che ai campionati andrà molto meglio. Dov'è papà? Non so, l'ho visto allontanarsi. Ciao Luca, sono Paolo. Ah, ciao coach. Ti rendi conto che sei arrivato quinto? Ti sei qualificato solo per il rotto della cuffia. Non stavo benissimo, avevo male alle gambe, tendine. Ma no, dai, è solo una questione di testa. Cerchiamo di impegnarti bene, altrimenti mandiamo a vuoto tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'inverno. Va bene? Ciao, ti saluto, buonanotte. Perché non mangi, Luca? Non mi va. Però mangiare aiuta a recuperare le forze. Quando si fa sport ad alto livello bisogna essere in grado di sopportare la fatica, se no è meglio andare a fare qualcos'altro. Fra 2 settimane ci avrai una gara importante, cosa pensi di fare? Ma lascialo in pace, Carlo. Non vedi che è già dispiaciuto per quello che ha fatto, che è successo? L'importante è che vada bene a scuola e che dia il massimo di quello che può dare. Bentornati in studio da Federico Dani. E Giulia Cristinardi. Veniamo ora ad una notizia sportiva. È stato sospeso dalla federazione sportiva l'atleta della squadra professionistica GAP di Milano per aver assunto sostanze vietate dal regolamento sportivo. Intanto l'organizzazione della gara l'ha squalificato e gli ha tolto la vittoria degli ultimi campionati, in attesa del giudizio della commissione che si riunirà nei prossimi giorni. Ciao. Ciao. Ciao! Luca, oggi è arrivato un pacchetto per te, l'ho messo sulla tua scrivania. Bene, grazie. Come stanno andando gli allenamenti? Bene, mi sembra di essere ritornato in forma e oggi ho fatto un allenamento tosto, ho seminato tutti. E pensi di riuscire a vincere il titolo domenica? Beh, Chi sono i tuoi avversari? l'avversario più quotato è Mario di Roma, ha vinto l'anno scorso e è fortissimo, ma io
Guarda Luca, che per me, anche se arrivi secondo, va bene lo stesso. L'importante è che tu dia il massimo. E magari il massimo coincide con la vittoria, vero Luca? A proposito, oggi al lavoro, indovina chi si è presentato in banca? Ah, non saprei, forse il coach? No, Stefano Baldini, il maratoneta. Doveva fare un'operazione bancaria, doveva fare un versamento a favore di un'associazione di volontariato qui in città. Pensa, ero emozionatissimo. Buongiorno, posso fare qualcosa per lei? Sì, dovrei fare un versamento. Benissimo, ecco il modulo. Ma lei è il campione olimpico Stefano Baldini, vero? Sì. Che piacere conoscerla. Piacere mio, sono di passaggio in città perché domenica ci sono i campionati italiani di corsa campestre e sono venuto a vedere le gare. Signor Baldini. Oh, salve! Salve. Ci siamo conosciuti in banca. Ma sì. Le posso offrire qualcosa? Un caffè magari? Sì, grazie. Venga. Lei non può immaginare la faccia che farà mio figlio quando gli racconterò di questo incontro. Lui ama la corsa come lei. È giovane ma ha del talento. In questo momento è molto concentrato e preoccupato per la gara di domenica. Sicuramente si impegna molto, La corsa è fatica, però l'importante è che si diverta. Ah, ciao. Ciao. Allora, come va? Ma insomma, speravo di prepararmi meglio. Ho avuto anche un problema al ginocchio. Anch'io ho avuto qualche problemi al tendine. E poi oggi c'è fango. Sì, il percorso è difficile. Vincerà chi la tirerà di più. Ok, a dopo. Ciao. Ciao ragazzi, posto? Carichi? Benissimo. Allora, adesso bisogna andare a ritirare il numero di gara, va bene? E mi raccomando, ci sono tutti i più forti oggi, perciò partire concentrati, subito, belli, forte, tenere i primi, mantenere il ritmo e poi alla fine dare tutto quello che potete. L'ultimo 1000 soprattutto, va bene? Va bene. Grazie. Famosa la città di Ferrara proprio per la sua... Adesso la devo fare. Vedo siamo ormai intorno all'arrivo 11 minuti e 30. Sono al via adesso le ragazze del settore assoluto segnano promesse per la gara di cross lungo e con loro i ragazzi della categoria junior. Per tutti, per voi e per loro sono 6 km in bocca al lupo, buon divertimento, fermi sulla linea agli ordini dello start. Ai vostri posti!
Ennesimo caso di doping. L'atleta Mario Bergamasco della Società Atletica Roma, vincitore del titolo italiano di corsa campestre, è risultato positivo all'analisi antidoping. La sostanza è stata ritrovata nella sua abitazione. La provenienza è incerta, forse è stata ordinata via internet, ma è noto che può essere molto pericolosa per la salute. L'atleta si dichiara innocente.